Un temporale improvviso, un'auto in panne, un colloquio di lavoro cruciale a rischio. A volte la vita ci mette alla prova in modi inaspettati, ma è proprio in quei momenti che si aprono le porte a nuove opportunità. Ciao, sono Rossana. Oggi sono entusiasta di condividere con te una storia che mi ha profondamente toccato. Parla di legami inaspettati, di seconde opportunità e di quella profonda umanità che rende le vicende davvero indimenticabili. Il cielo sopra la periferia di Torino si oscurava rapidamente e gocce pesanti iniziavano a infrangersi sull'asfalto. Giulia stringeva una chiave inglese, i capelli scuri raccolti in una coda disordinata che la pioggia insistente stava già disfacendo. La sua vecchia utilitaria grigia, compagna fedele di innumerevoli viaggi, aveva deciso di lasciarla a piedi proprio sulla strada che collegava il suo quartiere al centro città. Non può essere così grave, mormorò tra sé, chinandosi di nuovo sotto il cofano fumante. Le sue dita esperte, affinate osservando il padre lavorare per anni nella loro piccola officina di famiglia, cercavano il guasto. Aveva imparato tanto da lui, prima che un incidente sul lavoro lo costringesse su una sedia a rotelle. A 24 anni, ogni euro risparmiato era vitale per sé e per sostenere i genitori. La pioggia si trasformò presto in un diluvio autunnale. Le auto sfrecciavano, indifferenti, sollevando spruzzi di fango sui suoi vestiti già inzuppati. Giulia non si arrese, nonostante la frustrazione e il freddo che iniziava a penetrare. Aveva un colloquio cruciale in un ufficio contabile nella zona nord, l'ultima vera speranza dopo mesi di ricerca. Improvvisamente una berlina scura rallentò e si fermò a pochi metri. Giulia alzò lo sguardo, sorpresa. Dal finestrino scese un uomo sulla quarantina, vestito con un abito elegante che valeva probabilmente più del suo stipendio di un mese. I suoi capelli brizzolati erano impeccabili nonostante la pioggia e un sorriso gentile contrastava con l'espressione di genuina preoccupazione nei suoi occhi scuri. «Posso aiutarla?» chiese con voce calda e rassicurante. Giulia si asciugò le mani sui jeans, sentendosi improvvisamente inadeguata. «Non si preoccupi, signore, ce la faccio. La batteria sembra scarica, ma è risolvibile». L'uomo osservò la scena, la ragazza inzuppata ma determinata, gli attrezzi semplici ma ordinati, la determinazione mista a stanchezza nei suoi occhi verdi. «Sono Leonardo», disse semplicemente, «e questa pioggia non accenna a diminuire. La prego, mi lasci almeno chiamare un meccanico». Giulia esitò, stringendo la chiave inglese. La pioggia battente e la prospettiva di perdere il colloquio la convinsero. «Non ho molti soldi per un meccanico», ammise, abbassando lo sguardo, «ma se potesse aiutarmi a spingere l'auto fino al parcheggio lì vicino, le sarei grata». Leonardo scosse il capo. «Non la lascerò qui in queste condizioni. Cerchiamo un riparo adeguato dove possiamo pensare con calma». Indicò un piccolo bar illuminato. «Lì potremo asciugarci e capire la soluzione migliore». Mentre camminavano, Giulia notò come Leonardo si comportasse con naturalezza, senza ostentazione. Non parlava della sua macchina o del suo status, ma le faceva domande genuine. «Studio contabilità la sera», gli raccontò Giulia, sedendosi al tavolo del bar mentre lui ordinava 2 caffè fumanti e delle brioche. «Di giorno cerco lavoro, ma è dura. Tutti chiedono esperienza, ma come si fa ad averla se nessuno ti dà una possibilità?» Leonardo ascoltava con attenzione, annuendo e ponendo domande pertinenti. La sua espressione rifletteva comprensione, non la pietà che Giulia detestava. «E la sua famiglia?» chiese con delicatezza. «Papà ha avuto un grave incidente 3 anni fa», spiegò Giulia, la voce un po' incrinata. «Ora mamma si dedica completamente a lui. Io cerco di fare la mia parte. Non mi lamento. Siamo sempre stati uniti e abbiamo superato ogni difficoltà». Avvolse le mani attorno alla tazza calda, trovando conforto. Fuori la pioggia continuava. Leonardo guardò l'orologio e poi Giulia. «Avevo un colloquio importante oggi», disse lei con un sorriso amaro, «ma ormai è troppo tardi. Forse il destino mi dice di continuare a cercare». In quel preciso istante, osservando la sua dignità, Leonardo prese una decisione che avrebbe cambiato le loro vite. «Mi occupo di import-export», disse, scegliendo le parole con cura per non rivelare di essere il CEO di una delle più importanti aziende del settore. «La mia società ha urgente bisogno di una persona competente per la contabilità e i rapporti con i fornitori, qualcuno affidabile, determinato e con una forte etica lavorativa». Giulia lo guardò incredula. «Sta scherzando, vero?»
Mai stato più serio, rispose Leonardo. Ho visto come ha affrontato questa situazione, la sua determinazione sotto la pioggia, il modo in cui parla della sua famiglia. Queste qualità valgono più di qualsiasi diploma. La ragazza scosse il capo. Ma lei non mi conosce. Potrei essere inaffidabile. Leonardo sorrise. Le persone inaffidabili non passano ore a riparare l'auto sotto la pioggia, non studiano ogni sera, non si dedicano ai genitori in difficoltà. Il mondo degli affari mi ha insegnato a riconoscere il vero carattere al primo incontro e lei, Giulia, ha una determinazione che molti manager sognerebbero. La conversazione fu interrotta dall'arrivo del meccanico che Leonardo aveva chiamato. Mentre l'uomo lavorava sulla vettura di Giulia, diagnosticando rapidamente il problema e sostituendo gratuitamente la batteria, i due continuarono a parlare, scoprendo affinità. «Ma perché lo fa?» chiese Giulia con curiosità. «Aiutare una sconosciuta? Offrirle un'opportunità così importante?» Leonardo guardò fuori dalla finestra. Molti anni fa qualcuno si fermò ad aiutare me in un momento difficile. Ero giovane, pieno di sogni, ma senza mezzi. Quella persona credette in me quando nessuno lo faceva. A volte la vita ci offre l'opportunità di restituire quella gentilezza. Giulia sentì qualcosa di caldo espandersi nel petto. Gratitudine, speranza, fiducia. E se la deludessi, se non fossi all'altezza? E se invece non lo facesse? Ribatté Leonardo con un sorriso incoraggiante. L'unico vero fallimento è non provare. Il meccanico annunciò che l'auto era pronta. La pioggia era cessata e i primi raggi di sole filtravano tra le nuvole, creando un arcobaleno. 2 settimane dopo, Giulia era emozionata davanti a un imponente palazzo di vetro e acciaio nel prestigioso quartiere degli affari di Torino. Le sue mani tremavano leggermente mentre stringeva la cartella con i documenti per il suo primo giorno. Aveva speso i suoi ultimi risparmi per un completo usato e si sentiva finalmente professionale. L'ufficio contabilità dell'azienda di Leonardo era moderno e accogliente. I colleghi la accolsero con calore e Giulia scoprì che Leonardo aveva parlato di lei come di una risorsa preziosa. Durante la pausa pranzo del primo giorno, Leonardo la raggiunse. «Come va questa prima giornata? Si trova bene?» «È incredibile», rispose Giulia, i suoi occhi che brillavano di entusiasmo. «Il lavoro è stimolante, i colleghi gentili, l'ambiente professionale ma familiare. Per la prima volta dopo mesi vedo un futuro stabile per me e la mia famiglia». «E i suoi genitori come hanno reagito?» Il sorriso di Giulia si allargò. «Papà ha pianto di gioia, non lo vedevo così felice da anni, e mamma ha già iniziato a fare progetti su come sistemare la casa con il mio stipendio fisso». Nei mesi successivi, Giulia si distinse per la sua dedizione, intelligenza e capacità di apprendimento. Propose idee innovative per ottimizzare i processi contabili e ridusse i costi operativi, ispirando i colleghi con la sua etica lavorativa. Una sera di dicembre, lavorando fino a tardi, Giulia trovò Leonardo ancora nel suo ufficio. «Non dovrebbe essere a casa con la sua famiglia?» chiese. Leonardo sorrise con una punta di malinconia. «Il lavoro è diventato la mia unica famiglia, è il prezzo del successo, immagino». In quel momento di vulnerabilità, Giulia comprese la solitudine profonda dietro l'uomo di successo. «Sa una cosa?» disse con delicatezza. «La mia famiglia sarebbe felice di conoscerla. Mamma cucina il miglior ragù di tutta Torino e papà, nonostante le difficoltà, racconta le barzellette più terribili ma divertenti». L'invito semplice e genuino toccò Leonardo profondamente. Quella domenica, seduto al tavolo della cucina della famiglia di Giulia, circondato da risate, calore umano e affetto, capì finalmente che il vero successo non si misura solo in denaro, ma nei legami autentici che creiamo. La storia, iniziata con una macchina rotta sotto la pioggia, si era trasformata in qualcosa di infinitamente più prezioso, una seconda possibilità per entrambi, l'opportunità di riscoprire che nella semplicità dei gesti quotidiani e nell'autenticità dei rapporti umani si nasconde la vera ricchezza e il significato più profondo della vita. E quando mesi dopo Giulia ricevette la promozione a responsabile del reparto contabilità, Leonardo comprese che investire nelle persone giuste non porta solo successo professionale, ma riempie il cuore di una soddisfazione profonda e duratura che nessun profitto monetario potrà mai eguagliare. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.